Bentornati sul canale. In questo nuovo video andremo a vedere come configurare una schedina ESP8266 come Wi-Fi repeater. Wi-Fi repeater non è nient'altro che una schedina che è un firmware, anzi, che può essere caricato su una schedina ESP8266 che la fa diventare praticamente un router Wi-Fi. Infatti questo firmware permette di creare una nuova rete Wi-Fi che però viene nattata verso la rete Wi-Fi di casa, quindi come se fosse una sottorete della rete principale di casa. Io la sto usando perché dove ho inserito dei dispositivi nel gazebo, quindi all'esterno in giardino, ho poco segnale Wi-Fi. Con questa schedina da 4-5 euro sono riuscito, tramite questo firmware custom, a estendere la rete Wi-Fi anche all'esterno. Ovviamente la banda a disposizione che mette a disposizione questa schedina è relativamente bassa, quindi va benissimo per un utilizzo IoT così come lo sto facendo io, ma non va bene secondo me come sostituto di un access point o di una rete Wi-Fi mesh standard. Quindi andiamo a vedere come si può configurare questo firmware custom e come l'ho utilizzato io. Eccoci sulla pagina GitHub del progetto ESP Wi-Fi Repeater, che appunto è il progetto del router Wi-Fi del firmware per far diventare le schedine ESP8266 router Wi-Fi. Qui è spiegato un po' tutta la configurazione che si fa in parte tramite web, con un'interfaccia molto semplice, e le funzioni avanzate invece si configurano tramite terminale, quindi una connessione seriale sulla porta 7777 dove tramite linea di comando si possono fare diverse configurazioni. Adesso vi faccio vedere come l'ho utilizzata io. Questa è l'interfaccia del mio dispositivo, dove l'interfaccia web, dove è possibile configurare la rete Wi-Fi di casa, quindi quella a cui lei si deve agganciare, e la rete nuova che deve creare, quindi SID, la password e che tipo di sottorete, quindi che classe di indirizzi IP deve creare come sottorete. Tutte le altre configurazioni vengono fatte tramite terminale, quindi tramite linea seriale e interfaccia comandi, a linea di comando. Una volta quindi flashato il firmware sul dispositivo, bisogna accedere a questa interfaccia web per dare le informazioni di rete. Fatto questo si può accedere direttamente tramite un'interfaccia terminale. Io normalmente uso PuTTY, quindi mi collego al 192.168.1.253 che è l'indirizzo IP del mio repeater sulla porta 777. Scrivendo help otteniamo tutta una serie di comandi. Quindi come vedete si possono fare tantissime cose. Oltre a fare le cose che si fanno da interfaccia web, si possono creare anche delle tabelle di routing particolari, gestire il DHCP verso i dispositivi che si connettono a questa nuova rete, gestire eventuali ACL, quindi decidere chi si può connettere e chi non si può connettere, settare una comunicazione tramite protocollo MQTT, dove la schedina manda delle informazioni di diagnostica su un certo topic, che dopo vediamo con MQTT Explorer, e tante altre. Una abbastanza importante è la port map, che permette alla rete principale di poter vedere i dispositivi nella sottorete, altrimenti non si possono vedere. Quindi nel mio caso vi faccio vedere ad esempio il DHCP. Io ho due dispositivi connessi sull'indirizzo IP 2.3 e 2.4, che sono gli ESP8266 e il SONOFF, che sono nel gazebo. Quindi per accedere a all'interfaccia web di Tasmota di questi due dispositivi, io non posso andare direttamente su questo indirizzo IP, perché è di una rete diversa da quella a cui sono connesso io col wifi di casa. Quindi cosa si fa? Show config. Si fa una configurazione di port map dove si dice che una certa porta dell'IP del dispositivo repeater viene mappata su una certa porta e su un certo indirizzo IP della rete interna.
In questo modo io, accedendo all'IP del repeater sulla porta 10.001, accedo all'interfaccia web del 2.3. Sulla porta 10.002 accedo all'interfaccia web del 2.4. In questo modo io rendo visibili i dispositivi tramite web che sono nascosti nella sottorete definita da questo nuovo Wi-Fi. Quindi in questo modo io sono riuscito a estendere la mia rete Wi-Fi verso questi dispositivi, creandone però una nuova. Non fa una rete mesh. Quindi a questo punto io posso collegarmi non più alla porta classica 80 del Wi-Fi repeater, ma alla 10.001 ad esempio. Ecco, questo qui è il son-off che gestisce le luci del gazebo. Se accedo allo stesso IP alla porta 10.002, accedo invece all'ISP8266 che vedevamo prima nel video precedente, dove ho la temperatura esterna e il sensore crepuscolare. Questa schedina ISP8266 io al momento ce l'ho in cucina, dove ho anche quella dove c'è il sensore del gas. Il mio obiettivo è quello di metterle vicine per far sì che utilizzo una sola alimentazione e una delle due schede alimenta l'altra. Andiamo ancora a vedere le informazioni di diagnostica che manda questa scheda tramite MQTT. Essendo su MQTT si potrebbero eventualmente anche integrare su OpenHub. Quindi usiamo MQTT Explorer e andiamo a vedere, dovrebbe essere System, Node MCU Repeater e System. Quindi in questo momento c'è solo status online, aspettiamo un po'. Ecco che sono arrivate altre informazioni, quindi vedete ci sono un po' di informazioni di diagnostica, quanti dispositivi connessi, la tensione di alimentazione, da quanto tempo è attiva, eccetera eccetera. Comunque possono essere utili magari da visualizzare in una paginetta di OpenHub oppure per crearci delle regole sopra.